La notizia di poco fa, Igor Tudor è esonerato. Viene sollevato dall'incarico di allenatore dalla Juventus e vi devo dire con tutta onestà, non sono per nulla e minimamente sorpreso dalla notizia, assolutamente no, anzi lo dicevamo già ieri in qualche modo a caldo dopo Lazio-Juventus, dopo aver valutato tutti i risultati impietosi dell'ultimo mese, mese e mezzo, ma più che risultati, perché poi i risultati sportivi contano il giusto, specialmente in questo momento iniziale della stagione, dove comunque bisogna vincere, per carità, ma è il fatto di non aver dato alcuna certezza né all'11 titolare, ma soprattutto una crescita di una squadra, un potenziale, tu dici, ma vediamo, no, è una squadra che si è andata no, in qualche modo a dissipare di quell'unica verve emotiva che un po' gli era stata data dall'allenatore. Si è dissipata anche quello, adesso veramente non c'è nulla da salvare in tal senso. Però è diventata... La porta, per favore, gentilmente, ve lo chiedo perché oggi già sto così. Se cerchiamo almeno di non far casino, gentilmente, con la porta, grazie. Allora, dice... Silenzio! Silenzio, per favore. Mamma mia, lo sanno che registro, lo sanno, niente, non c'è niente da fare. E sempre la stessa storia. Non cambia mai. Va bene, parliamo. Prima di farlo, come al solito, vi invito a lasciare un like per soddisfare l'algoritmo. Se lo volete, iscrivetevi per i prossimi contenuti. Trovate in descrizione i vari profili. E grazie davvero per supporto, like, commenti, tutto quello che arriva. È sempre ben accetto e vi devo assolutamente, doverosamente ringraziare. Chiedo scusa, oggi non credo di essere in live proprio perché no, io non sto neanche attivamente. La giornata di ieri ha portato degli strascichi. E parliamo però di Tudor. E non sono qui per fare una sorta di copia e incolla con il discorso fatto ieri, quindi se volete recuperatelo qua. Abbiamo già detto ampiamente di quelle che erano le cose che non andavano, ma queste sono sotto gli occhi di tutti, quindi non c'è bisogno nemmeno di ritornarci sopra. Però eh, scelta che ci sta in chiave Juve per provare a dare una scossa, però attenzione, come mai la Juventus, ed è proprio la Juventus che ci ha insegnato di dare continuità a un progetto, di fare delle analisi solo a fine stagione. Se tu dopo dei mesi o comunque adesso in maniera costante ti ritrovi a sollevare il tuo allenatore a stagione in corso, un qualcosa che in passato non accadeva mai alla Juventus, adesso sta diventando appunto un abitué, e questo è il discorso che volevo fare, significa che le cose non vanno, che significa che tutto è diverso in questa Juventus, tutto è cambiato e sta cambiando anche lo status della stessa Juventus, anche per valore della rosa stessa. Io vi arrivo a dire, attenzione perché oggi si parla di un altro allenatore, ma gli va dato tempo in qualche modo all'allenatore. Ecco, su questo non abbiamo neanche aggiornamenti in merito, o meglio, leggevo forse soluzione interna iniziale con Brambilla, ma il primo nome sulla lista pare essere Spalletti, su questo ci aggiorneremo. Certo, un allenatore come Spalletti secondo me è un allenatore di estremo livello, per me superiore in quanto a status a Igor Tudor, su questo secondo me su questo non ho minimamente dubbi, ma lo stesso Spalletti ha bisogno dei suoi giocatori, ha bisogno di tempo per attecchire, arriverebbe a stagione in corso, ma questi sono discorsi che faremo più avanti. Il discorso che facciamo oggi è la rosa della Juventus. Comunque è una rosa che nel tempo ha perso vigore, ha perso linfa, ha perso qualità, ha perso leadership, se vogliamo dirla tutta. E proprio per questi motivi sta mangiando via così tanti allenatori. Ehm, E, dove voglio andare a parare? Che forse non è solo Tudor il problema, o di certo lo era diventato in questo momento. Non sono uno di quelli che dice, ma comunque adesso rimane, no, perché... Però è chiaro che vanno fatti dei ragionamenti più ampi. Io ascoltavo Pressing, ascoltavo il club di Caresse, su 10-15 opinionisti, 1, 2, 3 erano per via Tudor, ma tutti gli altri o per motivi anche un po' come si dice in questi casi, di conoscenze, no? Se sai, c'hai avuto a che fare con Tudor, sei sempre un po' dalla sua in tal senso, ma in linea generale tutti
il focus lo concentrano, lo buttano, lo centrano, ma io sto parlando oggi, sulla società, sulla dirigenza. E affrontiamolo adesso, sto argomento qua. Cioè da quando c'è Elkan alla guida della Juventus, questa macchina si è ingolfata, sta producendo soltanto rifiuti. Ecco, per rifiuti in questo caso intendo Tudor, no? Gente che poi vengono cacciate, no? Si vanno ad espellere. E qualcosa non va. Ecco, in tanti erano arrivati anche a provare rifiuto per Agnelli, ma io credo che Agnelli un solo errore ha commesso in tutto il suo mandato. Agnelli un solo errore ha commesso in tutto il suo mandato, che è stato quello di andare contro, di scontrarsi, non so se verbalmente, in un modo o nell'altro, con Marotta. Lì è crollato un po' il castello, stop. Da lì un po' ci sono state delle difficoltà, ma poi con la guida Elkan, ribadisco, adesso la squadra non si va da nessuna parte. Questo come lì, io non capisco che Edeb abbia lui stesso un mercato che oggi avevamo commentato positivamente all'inizio stagione, ma poi vediamo all'atto pratico non viene valorizzato. Ripeto, non c'è connessione tra l'allenatore, il direttore e appunto chi sta a capo. E se manca questo collante, se manca tutto ciò, crolla sempre il castello, crolla inevitabilmente. E la Juventus è crollata anche di status. Ribadisco, ritorno su questo. Oggi la Juventus, se voi mi dite la rosa, per farvi capire che Tudor è l'ultimo, no? Dei tasselli, ma qua c'è una squadra che oggi, nonostante abbia speso tanto, perché la Juventus negli ultimi anni ha speso anche tanto, ragazzi, però i risultati, e per risultato parlo, che squadra ha in mano oggi la Juventus? Io la vado a vedere, la vado ad analizzare, io non vedo una squadra che facilmente possa arrivare nelle prime quattro, quindi già dall'anno scorso, con quello che ha fatto Thiago Motta, io non lo so se... No, col senno di poi, guardando gli anni di Allegri, non lo so se abbia fatto così male lo stesso Thiago Motta, se vedo oggi la squadra che si ritrova la Juventus, perché poi tu dici, ma Thiago Motta non è riuscito a valorizzare Coppa Mercy. Ecco, Tudor che ci ha provato in tutti i modi, peggio. Almeno con Thiago Motta si è visto in piccola parte un Cambiaso che addirittura a un certo punto sembrava un fenomeno mamma mia, da 90 milioni con il City. Poi è vero, anche con lo stesso Thiago è calato un po', ma con Tudor è diventata ancora una roba incommentabile. E Locatelli, ce ne sono giocatori che comunque con Motta qualcosina avevamo visto. Ribadisco, è impietoso. Secondo me nel confronto risulta perdente Tudor. Ma ribadisco, alla fine della fiera tu ti ritrovi questa squadra qua che non sappiamo chi l'ha voluta, non sappiamo se l'allenatore appunto in qualche modo ne fosse contento, non c'è. E questo è grave, questo se non si migliora è inutile che tu stai qui a cambiare allenatori, alla fine della fiera perdi soltanto grip e non lo so. E oggi la Juventus, da società che per nome tu ogni anno devi lottare per lo scudetto, oggi la Juventus è già tanto se raggiunge la Champions, per la rosa che ha messo su. Poi, se avrà ancora la fortuna di poter spendere ancora tanti altri soldi, ma se non vengono amministrati bene avete visto che non è che ci fai tanto con i soldi. Quindi vediamo un po'. Ribadisco, secondo me è una scelta che in questo momento ci sta, ma è chiaro che paga Tudor per tutti, sono tanti altri che dovrebbero pagare, perlomeno insieme a lui, mi sento di dire. Perché poi, ecco, è stato mangiato Giuntoli, adesso c'è Comolli che sta facendo peggio, quindi è un continuo... Vabbè, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le case, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio, Daneschi.